La stanza accanto, The Room Next Door, il nuovo film di Pedro Almodóvar che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia 81, ci racconta la storia di Marta e Ingrid. Marta è interpretata da Tilda Swinton ed è una ex giornalista, corrispondente anche di guerra, che ne ha viste veramente di cotte e di crude nella sua vita, che ormai ha raggiunto un livello di notorietà, di successo professionale e anche economico notevolissimi. Si trova nella fase finale della sua esistenza perché è malata di cancro in una fase molto avanzata e sono per lei le ultime settimane di vita. Su questa sua situazione si inserisce Ingrid interpretata da Julianne Moore, è una autrice di bestseller di grandissimo successo che sta facendo il firmacopie dell'ennesimo trionfo quando le viene comunicato da una persona che non vede da molto tempo questa notizia che riguarda Marta e allora lei decide di farsi viva e di andare a trovarla. Questo è il setup della storia. Vivremo in questo film, senza tema di fare troppo spoiler, comunque lo sto facendo, quindi vi avviso eventualmente 1, 2, 3, andate a vedere il film e poi tornate qua se vi fa piacere. Vivremo insieme gli ultimi periodi, le ultime settimane della vita di Marta accompagnata dall'amica Ingrid. È un setup molto pericoloso a livello di sceneggiatura, a livello di storia, perché? Perché di fatto è un film situazionale, cioè la situazione è talmente più grande dei personaggi da determinarli, da tenerli in scacco per tutto il tempo del film e noi lo capiamo subito perché questo film si presenta come un film molto profondo, molto serio, molto meditato, quindi non ci aspettiamo miracoli, non ci aspettiamo guarigioni strane, ci aspettiamo di vedere come questa situazione verrà vissuta da qui fino alla fine. Vuol dire subito fare un baratto, scambiare, no? Rinunciare alla suspense, rinunciare all'intreccio, rinunciare a tutta una serie di situazioni in qualche modo attraenti per un film in cambio della compassione e dell'empatia e della passione, questa a scommessa di base, poi da vedere se riesce, ma della compassione verso questi personaggi e della partecipazione a questa parte così importante e cruciale della loro vita. Quando c'è una situazione di scacco narrativo come questa, volontaria, non scacco perché si sono sbagliati, quando uno si mette all'angolo apposta in questa situazione, sono tante le scelte che può fare. Una è subire la situazione, per cui è dire due povere donne, una poverina con la sfortuna di questo tumore in un'età ancora molto giovane per morire, diciamo, è un'età avanzata ma è un'età molto giovane per andarsene, e l'altra che buon cuore, no? Che va a seguirla così di sua sponte e la segue fino alla fine accompagnandola a morire. E una è questa posizione. L'altra, poi ce ne saranno altre mille, io ve ne faccio soltanto due di esempi, che è quella che Almodóvar secondo me ha scelto, è quella di dire ok, loro sono messe in questo scacco dalla vita, scacco nel quale ci troviamo in tanti, purtroppo ci siamo passati, ci passeremo, ahimè, e è il destino un po' di tutti, in qualche modo ragazzi bisogna andarsene e quindi in un modo o nell'altro di fronte a questo tema è molto probabile che ci siamo ritrovati o che ci ritroviamo o che ci ritroveremo. Allora, come fare a dare un'identità a questi due personaggi, come fare a dare una personalità che non sottostia alla pressa di questa situazione, appunto, un impianto situazionale così opprimente, così determinato e così invincibile, no? Sostanzialmente una partita che non si può giocare. Primo, spostando la partita, spostandola in modo radicale. La partita non è la partita per sopravvivere e lo dice anche Marta nel film, perché il cancro viene vissuto e raccontato sempre come o una grande occasione di crescita o la battaglia per non morire, che poi alla fine viene inevitabilmente perduta. Allora, qui si apre un match che gioca proprio questa sceneggiatura in modo molto specifico, dare a entrambi i personaggi un obiettivo molto concreto e molto preciso, perché ciò che rende un personaggio attivo
e non soltanto subente, è la possibilità di realizzare un obiettivo, la possibilità di arrivare da qualche parte. Quali sono queste parti? Per Marta l'obiettivo è prendere se stessa prima che la prenda la morte, per citare le sue parole esatte. Voglio prendere me stessa prima che lo faccia la morte. E cioè andarsene per propria volontà. Attenzione qui, perché è un tema delicatissimo. Qua non è questione di fare una elogio o una difesa dell'eutanasia. E dobbiamo entrare nell'ottica del personaggio. Sapete che su questo canale non entriamo in tematiche altre che il funzionamento delle storie. Quindi qua tutti i pareri sono molto ben accetti, purché civilmente esposti, e questo tema è un tema molto delicato, potrebbe ingenerare molti dibattiti, no? Del tutto legittimi, basta farli in pace, basta farli con rispetto. Allora, poniamoci dal punto di vista di Marta adesso. Marta dice: io voglio determinare me stessa, più che altro perché determinare me stessa vuol dire aver compiutamente e profondamente accettato quella che è la mia situazione con molta serietà. Io sto morendo, e se sto morendo, dimostrare di averlo accettato è compierlo da sola prima che lo faccia il corpo, prima che lo faccia la vita, in modo che questa non diventi una situazione che il corpo mi impone, ma una situazione che il corpo mi impone in dialogo con il mio cuore, la mia anima, il mio sentire, la mia mente, e che io come coscienza riesco ad accettare al punto da darle io un significato, da darle io una compiutezza. Trasformare ciò che avrei potuto soltanto subire in qualche cosa che determina la mia identità, il mio percorso, la mia appunto compiutezza come persona. E cioè, in poche parole, si traduce nel prendere questa pastiglia comprata sul dark web e morire. Dall'altra parte c'è Ingrid. Ingrid che obiettivo ha? Ingrid ha l'obiettivo di vincere la propria paura sulla morte, perché quella acutissima cosa messa all'inizio, che sembra un dettaglio, no? In questo ultimo bestseller Ingrid ci presenta la sua paura di morire, dice di aver paura di morire, e questo ci dà la mission di lei durante tutto il film. Accetta, chiede a Marta un attimo di tempo per ragionare sulla proposta che Marta le fa. Marta le dice: se tu sei venuta a trovarmi, adesso fammi un altro favore. Vorrei che tu stessi nella stanza accanto quando io morirò, e lo farò per mia volontà e lo farò da sola. Vuol dire farsi carico della scelta di morire di Marta. Allora, entrare in modo attivo in qualche modo in questa situazione. Ecco, questa è la scelta che ha Ingrid da compiere. Ci mette pochissimo, tempo di prendere un taxi, la chiama e le dice: ho deciso che lo faccio. Perché? Perché è generosa? Perché è una San Francesco dei nostri giorni? Perché ha una missione da compiere. È quella che ha dichiarato nel libro di non saper fare: affrontare l'idea della morte. Ha paura di morire, e questo potrebbe essere l'occasione, se lei dice sì, può giocarsi questa partita e giocarsi la partita per non avere più paura di morire. Questo è il setup della storia e la grande genialata, secondo me, della sceneggiatura. In una situazione di scacco totale, dai due obiettivi concreti, raggiungibili, percorribili per queste due donne. E adesso vediamo com'è andata. La prima cosa molto interessante, secondo me, è quella del doppio livello degli obiettivi, cioè i due personaggi hanno un obiettivo molto concreto: Marta, prendere una pillola e morire, farlo in un posto bello, farlo nel momento giusto, farlo con la persona idonea. Sono tutte cose molto concrete. Vediamo che per raggiungerla ci sono un sacco di chilometri, perché poi lei si dimentica la pillola a casa, allora torna indietro dalla montagna, cerca la pillola in tutta la casa, squaderna tutti i cassetti eccetera, e poi torna su, e poi c'è la roba da cucinare, e poi lei non mangia. È faticosissimo, è tutto un lavoro. Il corpo e la fine del corpo sono tutto un lavoro. Dall'altra c'è l'obiettivo di Ingrid, che è coprotagonista a tutti gli effetti con Marta. Cosa vuol dire coprotagonista? Vuol dire che
per l'obiettivo finale di Marta e l'obiettivo finale di Ingrid sono parimenti fondamentali per la compiutezza della storia. Vuol dire che non se ne può chiudere soltanto uno, devono chiudersi tutte e due pena la non conclusione, la non compiutezza appunto della vicenda. Sono assolutamente coprotagoniste, ma l'obiettivo di Ingrid è molto interiore, è molto emotivo, è molto spirituale, quasi astratto. Come farò a raccontare concretamente che lei ha superato la paura di morire, oppure ha imparato ad averla, diciamo, no? Ha imparato a vivere ha imparato ad accettare di averla, che è già un gran passo. E allora, post mortem, arriva a casa la figlia di Marta, figlia della quale Marta ha molto parlato durante il film con Ingrid, figlia con la quale si sono interrotti tutti i rapporti da molti anni, figlia che lei non ha curato, non ha visto, non ha accudito come madre. Lei non si sente di essere stata una madre, ha vissuto da uomo, dice lei, ha vissuto in anni in cui la vita a New York era di notte, parliamo degli anni '80, e adesso lei si ritrova così in una sorta di deserto relazionale. E la storia della nascita, perché non c'è questo padre, la storia della nascita di questa bambina è una storia che Marta ha tenuto sempre un po' oscura alla figlia, e la figlia avrebbe sempre voluto sapere. Però questa storia viene raccontata, io non la riracconto qui perché sono già lunghissimo stavolta, la racconta a Ingrid, e Ingrid la racconta alla figlia quando la figlia arriva. Post mortem della mamma, lei le racconta come è nata, come è stata concepita, qual è stato il momento, qual è stato il contesto, cioè la riconnette al cordone ombelicale, la riconnette alla vita, la riconnette a sua madre. Vuol dire restituire la figlia alla madre e la madre alla figlia, restituire la vita, l'origine proprio. Ed è per questo, io credo, nel mio rozzo buonsenso, interpretando a pancia, proprio sentendolo nel film, che questo sia il motivo per cui la figlia è interpretata sempre da Tilda Swinton. Perché? Perché è un cerchio, perché è restituire una persona a se stessa, in realtà, restituirla a ciò che nella sua vita non è riuscita a compiere. E allora certe volte, e questo è uno dei punti più alti del film, il compimento massimo del nostro percorso è affidato ad altri, e che sono addirittura dopo di noi. E questo compimento riguarda però ancora noi, è ancora compimento di noi stessi, delle cose che non riusciamo a fare, che nella nostra vita non riusciamo a dire, perché siamo bloccati, perché ci sono i conflitti, perché ci sono i deserti, perché ci sono le distanze. Qualcun altro lo farà per noi. Ciò che la morte interrompe, a volte la vita compie. E questo è fondamentale in questo finale. E allora il punto è che Ingrid si fa carico della morte di Marta, compiendo quel pezzo che Marta non è riuscita a compiere e ricongiungendola a sua figlia e a se stessa. Questo essere affidati ad altri, meravigliosamente affidati ad altri, è un colpo molto duro per il nostro io, è un colpo molto duro per le nostre cosiddette identità, che pensano di essere protagoniste di tutta una vicenda e di saperla risolvere con una grande azione decisiva finale. A volte l'azione decisiva della nostra vita è affidata alle mani degli altri, è affidata a qualcuno che le prende in consegna e ci compie nel nostro percorso. Anche è una notizia terribile questa, perché uno è abituato a pensare di farsi da solo, di essere lui l'autore della propria vicenda. Ora, credo che questo sia il tema più alto del film e il momento in cui il film brilla di più. Altra questione molto importante secondo me di questo film è quella dello spazio. Perché? Perché è già nel titolo, La stanza accanto. La stanza accanto non è la nostra. È la prima stanza libera, la prima stanza altra, quella di chi ci sta vicino ma non è noi e non è neanche del tutto coinvolto con noi. E non è la stanza nostra dove la morte e la vita toccano a noi in prima persona, e in questo siamo completamente soli di fronte all'esistenza. È per noi ed è tutta per noi, è solo per noi.
ma dall'altra parte non è neanche una stanza vincolata dalle norme, dai ruoli, dai codici, non è la stanza del marito e della moglie, non è neanche la stanza dei due amanti, non è neanche la stanza dei due coinquilini o familiari, è la stanza accanto, è la stanza del vicino, e cioè con una dimensione di distanza, di libertà. E è molto bello che Marta non chieda di andare a dormire con lei, ma chieda questa specifica distanza. Non voglio che tu stia in camera con me, voglio che tu stia nella camera accanto alla mia. Non ti chiedo di vivere la mia vita al posto mio e quindi anche la mia morte al posto mio. Ti chiedo di stare accanto alla mia morte e alla mia vita. E questa è la grande saggezza del titolo e grande acume della richiesta che Marta fa, e probabilmente anche proprio grazie al limite, alla discrezione di questa richiesta, Ingrid ha la forza di dire sì, perché non è accetta di prendere su di te la mia morte direttamente, ma accetta di stare accanto. E che per lei, che ha quella partita da giocare che ci siamo detti, è una richiesta probabilmente gestibile, con molta fatica come vedremo, ma gestibile. Allora, essere fuori dagli equivoci di essere la stessa persona di quella che sta morendo, o di essere vincolati da leggi, da patti, matrimoni, relazioni, eccetera, e quindi in qualche modo di essere annodati, viene liberata dal muro di separazione, liberata dal fatto che con molta serenità dobbiamo prendere atto del fatto che ognuno di noi ha il suo destino e che è soltanto per lui. Non a caso Marta dirà: quando sarà il momento avrò la porta chiusa, chiuderò la porta. È interessante che tutto questo, questa libertà della richiesta, questo spazio che c'è nella richiesta, è uno spazio che Almodovar riserva a noi, perché questo non è un film che ti butta per terra, che ti fa piangere disperato, che ti proietta addosso una quantità di tensione, di emozione, eccetera. Non lo vuole fare. Ho sentito qualche critica un po' perplessa, che naturalmente figuriamoci se non rispetto, perché qua sono talmente personali le suggestioni che non possiamo stare a questionare le suggestioni di nessuno. Però che il film non arriva a travolgerti, non arriva ma è tutto molto composto, molto... Io questa volta questa estrema attenzione e cura alla composizione, all'ordine, alla discrezione è proprio, secondo me, strutturale e drammatico, narrativo. Lui gira dalla stanza accanto, non ti chiede di farti carico del dolore fisico di un'altra che non sei tu, non ti chiede di immedesimarti in chi sta vivendo quel destino, ma sonda la tua disponibilità a stare accanto, sonda la tua disponibilità a essere in ascolto. Certo, poi narrativamente questo stare accanto vuol dire che le storie sono storie di tutti e che la storia di uno è la storia che riguarda tutta la comunità, perciò tu prendi parte o no alla mia morte, mi assisti o no in questo prendere la pillola che mi darà la morte? Ti fai carico? Sei, come dire, complice da questo punto di vista? Oppure rimani o alleato da altri punti di vista in questa mia scelta? E qua, capite, viene implicata la questione. È quasi quasi più facile immedesimarsi che farsi carico con responsabilità del dolore di un altro, farsi carico nel senso per la nostra responsabilità al riguardo, che non è quella di viverla al posto suo, è quella di svolgere profondamente il nostro ruolo fino in fondo. Ma un giorno ti viene chiesto questo. Consentimi di fare questa cosa che è illegale. E allora c'è l'altro tema grande che si affaccia su questa profondità estrema, secondo me saggezza estrema del film, che rischia di passare inosservata proprio perché è molto sobria e molto inapparente, ma in realtà è molto forte, che è il tema della giustizia.
La giustizia è la giustizia terrena, la giustizia degli uomini, è la giustizia dei maschi. E questo devo dire è l'unico punto che a me ha lasciato un po' perplesso di tutto il film, perché è la scena col poliziotto, perché io lo capisco il punto di vista di Almodovar sulla vita, sugli uomini, eccetera, però come dire, mi è sembrato in scia di una narrazione dominante in questo momento in cui i personaggi femminili sono ricchi, complessi, in lotta contro le violenze, contro i soprusi, in giusta recriminazione sociale e sempre vittime, spesso vittime diciamo, cioè abbiamo alcuni esempi molto vicini, She Said, Barbie, storie di emancipazione, di evoluzione, guardate anche il dramma di The Substance, in qualche modo accogliere così a piene mani il problema che le donne vedono scaricare su se stesse da tutta la società dell'invecchiamento eccetera, ma anche Anora è un altro film sulle donne e tutti questi film, Una donna promettente, ricevono grandi quantità di premi, no? Giusto, bello, perché il cinema deve muovere socialmente le cose, però mi è dispiaciuto vedere le conseguenze anche derivate di questo momento di consapevolezza del mondo, speriamo, volesse Dio, delle ingiustizie perpetrate nei confronti delle donne. Mi dispiace che poi spesso venga fuori una deriva per cui poi i personaggi maschili sono sottodimensionati dal punto di vista drammatico, sono poco intelligenti, sono molto opachi, sono molto chiusi in un cliché, sono molto stupidi, stupidotti, insomma, semplici così. Ecco, speriamo che questi sceneggiatori incontrino anche altri esseri umani maschi dotati anche di altre qualità, insomma, magari di qualche qualità e di qualche possibilità di evoluzione. Peccato vedere un poliziotto identificato con la legge. Mi sarebbe piaciuto vedere sempre questa legge vincere, sempre il poliziotto costretto a fare domande poi, no? Per capire, ma tu quanto ne sapevi, quanto non ne sapevi, ma magari con una distanza anche lui rispetto a questa legge. Allora sarebbe stato bello, mi sarebbe, confesso, piaciuto di più, perché avrei visto una comunità di persone e non solo una schiera di donne che stanno avanzando verso qualche cosa che stanno comprendendo. Io credo che sarebbe più equilibrato e anche più reale. Però capisco che la posizione possa essere questa e capisco che possa essere del tutto legittima una narrazione così. Probabilmente c'è in questo anche una mia ipersensibilità maschile, no? A determinati tipi di narrazione così reiterati. Lo dico, ripeto e chiudo questa parentesi che non c'entra prettamente col film, non tanto relativamente alla narrazione dei personaggi femminili, quanto a quella dei personaggi maschili, che stanno in alcune situazioni come in questa, secondo me, perdendo delle possibilità di sviluppo, di crescita, di rotondità, di profondità. Peccato. Ultimo aspetto, ma qua ce ne sarebbero tantissimi da affrontare, quindi ultimo di quelli che considero così adesso io, ma del tutto diciamo aleatorio rispetto ad altri, è quello dell'acting, che però a me emoziona sempre tantissimo e riguarda molto. Acting di altissimo livello, sia quello di Tilda Swinton che quello di Julianne Moore, molto più comportamentale e chiuso quello di Tilda Swinton, molto più emozionale e fluente quello di Julianne Moore. Sono proprio timbri e motori profondi dell'acting, non sono dei giudizi di più e di meno, proprio di nature diverse di attrici. Trovo che siano veramente straordinarie nella loro capacità di essere lì con molta semplicità e con molta verità. Attenzione, perché questo realismo portato così è un realismo estremamente difficile. Sembra un sì spontaneo, ma non lo è. La scena è un distillato della vita, non è la vita, lo sanno molto bene gli attori che si stanno formando adesso a scuola, ci stiamo lavorando proprio su questo.
è la densità, è la sintesi estrema che è difficile perché le scene sono bit by bit delle scale, gradino, gradino, gradino e saperle percorrere lasciando che questi gradini ci conducano e ci portino con le azioni fisiche, con le emozioni, proprio gradino per gradino è estremamente difficile. Loro sono fantastiche da questo punto di vista e mi piace molto vedere queste attrici che lavorano anche sul proprio corpo con grandissima sincerità e con grandissima profondità. Penso che la normalità della forma di questo film, la apparente non dico casualità, ma l'apparente quotidianità, ecco, di questo film possa ingannare, forse, possa apparentemente deludere. Non ci sono effetti speciali, né di sceneggiatura, né naturalmente di effetti visivi, ecco. Ci sono effetti speciali davvero nello scandaglio dell'essere umano, nello scandaglio del nostro cuore. Spero che andrete a vederlo, spero che se ne potrà parlare qua sotto, ribadisco, con estrema serenità e con estremo rispetto per temi che sono altamente, altamente dolorosi. Confesso che mi sono ritrovato in alcune scene di questo film, dalla parte ovviamente al momento di Ingrid, nell'assistere un caro amico, una cara amica malati che se ne stanno andando, e devo dire che non mi sono sentito preso per la gola dalle emozioni, ma mi sono sentito profondamente riconosciuto alla giusta distanza, diciamo, dalla stanza accanto proprio. E ringrazio proprio di questa sceneggiatura, di questo lavoro, di questo film, e ringrazio voi se vorrete contribuire in questo modo a un dibattito qua sotto. Buona visione.